Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele. Ecco qua il quarto numero della mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch, un modello in scala 1 a 8, edizione Hachette, bellissimo per gli amanti del genere, un modello bellissimo. Sono soltanto arrivato, come sapete, alla fase numero 3 del montaggio, e questa che andremo a montare adesso è la quarta, come potete vedere, ma già da quello che si vede, secondo me, è un modello validissimo, ragazzi. Allora, vi faccio prima vedere dove siamo arrivati fino adesso. Questo è il primo e secondo numero, guardate, è bellissimo questo modello. E nel secondo numero c'è anche il parafango, sempre tutto in metallo, come anche questo è metallo, mascherina metallo, il parafango in plastica cromata, molto bello. Questo è tutto metallo, guardate che meraviglia. Ovviamente tutte le luci poi funzioneranno, i fanalini qua funzioneranno, la freccia funzionerà, e poi insieme sempre al primo e secondo numero c'è anche il lampeggiante, che non è funzionale, ma volendo si può far anche andare, però lo vedremo più avanti. Lo vedremo più avanti, ragazzi, questo. Allora, mettiamo da parte aumento numero 1 e 2, perfetto. E questo, ragazzi, è quello che abbiamo montato nel video precedente, il numero 3, tutto in metallo, sospensione, se non sbaglio, la sinistra, fatemi guardare, scusate ragazzi, montaggio della sospensione anteriore sinistra, perfetto. Questa è la sospensione anteriore sinistra, perfetto, tutto metallo, ragazzi, fuorché questo pezzettino qua. Questi pure sono in metallo, questa è plastica e plastica, questo è tutto metallo, quello che vedete. Quindi mettiamo da parte anche questo. Mi piace farvi vedere dove siamo arrivati fino adesso, e andiamo adesso a dare un'occhiata all'interno per consentire a quelli che sono interessati di poterne anche leggere i contenuti. Sapete che io amo fare queste cose qui. Qui abbiamo l'uscita numero 5 che aspetteremo con il prossimo invio, i pezzi per montare il telaio anteriore. Perfetto. Comunque qua, ragazzi, c'è tanto metallo, io credo che peserà almeno 6 kg questa macchina alla fine. Comunque, allora, prima pagina dei servizi, ecco qui. Adesso non parlo, vi faccio leggere. Sapete che se non siete interessati, per non annoiarvi, potete andare avanti, ma sapete anche che se andate avanti non volete bene a Micheluzzo, al vostro Michele, perché ho bisogno di essere visualizzato, e soprattutto anche, non soprattutto, anche ho bisogno delle iscrizioni. È ovvio, ragazzi, che io vi chiedo l'iscrizione se voi trovate interessanti i miei video, perché poi alla fine uno si dimentica di iscriversi, non lo fa certamente con cattiveria, e non si iscrive. Però se non vi iscrivete, per me è un problema, perché il canale muore, e non vorrei io questo, ragazzi. Quindi mi raccomando, se trovate interessanti i miei video, non dimenticatevi di iscrivervi e di attivare anche la campanella per rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Ecco qui, ragazzi. Credo che riusciate a leggere qualora foste interessati. Perché, come dico anche nella collezione che stiamo facendo di Iron Man, il modello è già bello di suo, ma questi fascicoli rappresentano la ciliegina sulla torta, perché è la storia di tutto quello che rappresenta non soltanto la storia di Starsky Hutch, ovviamente, ma anche la Gran Torino, come è nata, la storicità dell'auto, di questa mitica auto, oltre che i personaggi che l'hanno fatta diventare ancor più di quella che già era, un'icona a livello mondiale. Ecco qui, siamo a pagina 7.
Guardate che dodice che c'è qua. 1966, questa 12. Perché lo sottolineo? E beh, anche se non credo che sia di vostro interesse, ma è l'anno della mia nascita. Qui siamo a pagina 10. Guardate quanto sono ricche queste riviste, questi fascicoli, ragazzi. Quanto sono ricchi di contenuti. Ok, questa è la fase del montaggio della ruota anteriore sinistra che vedremo dopo, con i suoi componenti, anche questa. Molto ben dettagliati questi fascicoli, devo dire la verità. Sono veramente, cioè è impossibile sbagliare. Qui c'è uno vuole sbagliare perché proprio vuole sbagliare lui, ragazzi, a montarlo, perché diversamente non potete sbagliare. Ecco qui, l'ultima di copertina, verde anche come l'altro precedente, il fascicolo precedente, probabilmente saranno tutti così. Ok ragazzi, ci vediamo a breve. Eccoci di nuovo in linea, andiamo subito a vedere il contenuto dell'uscita numero 4 di questa mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch. Allora, mettiamo via questo. Andiamola così non perdiamo i pezzi. Ok, via uno. Allora, guardate che copertone, madonna ragazzi, è di gomma ma sembra di plastica, fatto molto bene, battistrada bellissimo, però me lo aspettavo di gomma, non dico morbida, ma insomma, e invece devo dire che è come se fosse una plastica appena gommata. Non so se sono riuscito a dare l'idea. Comunque, andiamo a vedere il primo pezzo. Questo è metallo, ragazzi. Metallo. Guardate la valvola che carina, attenzione, e poi questa valvola qui. La valvola per il gonfiaggio. Guardate. Ecco. Questa è plastica. Plastica. Poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, una serie di 6 dadi. Chiedo scusa, ero fuori dall'inquadratura. Purtroppo vi dovete abituare perché Michele spesso e malvolentieri esce dall'inquadratura. Ecco, questi poi andranno collocati sicuramente qui, nei fori. Comunque andiamo a metterli qua per adesso. Abbiamo due serie di viti per metallo, una GM e una DM, ricordatevi, ci sono due cose che le identificano bene, anche se sono spiegate in maniera dove non vi potete assolutamente sbagliare, sulle istruzioni spiegate benissimo. Comunque, le scritte che vedete in nero e con la M finale vuol dire che sono per il metallo, destinate ad essere avvitate sul metallo. Quindi abbiamo due serie di viti per il metallo e abbiamo una serie di viti, vedete che sono in azzurro, D e P e plastica, questa è per la plastica, e poi abbiamo questo che è, ecco qua, aspettate perché io ho una lentina in tasca, vado a vedere un attimo, c'è scritto Sprint, Arsen Sprint, c'è scritto se non sbaglio,
se non sbaglio ragazzi, è il coprimozzo, bellissimo. Poi abbiamo ancora due pezzi che poi andremo a identificare. Allora, vediamo pure questo. Questo poi possiamo sicuramente riporre di nuovo tutto dentro dopo aver montato la ruota. Allora, questi sono i pezzi che abbiamo trovato, mettiamoli qui, così ve li faccio vedere. Ecco qui ragazzi. Adesso andiamo subito a spostare tutto e man mano che ci servono li metteremo davanti al telefonino. Andiamo subito a vedere la prima fase del montaggio. Pagina 12. Allora, abbiamo il pneumatico 4A, qui abbiamo la leggenda, il cerchione lato esterno 4B, che è questo, il cerchione interno 4C, questo qui, poi abbiamo 4D tappo di chiusura del coprimozzo, 4D è quello che abbiamo visto prima che vi ho fatto vedere con la lente, poi abbiamo il 4F bulloni della ruota, eccoli qui, plastica cromata, il 4G una rondella, poi abbiamo 4H disco del freno anteriore sezione esterna, questo qui, poi abbiamo il 4I disco del freno anteriore sinistro sezione interna, eccolo qui, e poi abbiamo la serie di viti che vi ho detto. Allora, prima cosa che ci dice da fare. Stacchiamo i 5 bulloni 4F, cioè questi, ce ne 6, ma qua ci dice di staccarne solo 5 perché i fori sono 5, forse uno in più, ma comunque lo terremo da parte di sicuro. Quindi stacchiamo 5 bulloni 4F dal loro supporto, torcendoli delicatamente nel punto in cui sono attaccati alla base. Quindi cominciamo a fare questo, vediamo se si riescono a staccare così. Allora, guardate ragazzi, non dovete avere fretta, per carità potete usare un cutter se volete o un taglierino, però se fate su e giù delicatamente si staccano perfettamente dove vanno poi inseriti nel cerchione, vedete? Guardate, ok, e poi li girate. Cioè rigirate così, fate sfregare il pollice e l'indice, quindi prima fate 1, 2, 3, 4 così e poi li sfregate, li fate girare, vedete? Stacchiamo anche il quarto, ecco qui, molto semplice, una volta che capite come fare non vi potete sbagliare. Ecco qui, e il sesto lo lasciamo qui. A questo punto abbiamo i pezzi che sono qui, ve li faccio vedere subito, li sto prendendo. Eccoli qua ragazzi, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Allora, ci dice di prendere, orientiamo il cerchione 4B, che è questo, in metallo, con la parte concava rivolta verso l'alto, quindi chiaramente non così, ma così. Fate attenzione alla valvolina qua, magari potreste staccarla e romperla, e sarebbe un peccato. Quindi con la parte concava rivolta verso l'alto, quindi inseriamo a incastro l'estremità più sottile dei bulloni, che l'estremità più sottile dei bulloni ovviamente è quella che abbiamo rotto, perché quella bella deve essere a vista. Quindi facciamo cadere i bulloni qui e cominciamo a metterne uno e vediamo come si inseriscono. Guardate qui, molto semplice, molto semplice ragazzi. Ecco qui, il primo è già messo, vedete? Allora uno, facciamo che metterli dentro tutti quanti, quindi per capirci la parte che non avete tagliato va chiaramente a vista, ma mi sembra logico ragazzi, se no sarebbe anche brutto da vedere, no? Allora, facciamo la stessa cosa con gli altri, ovviamente io li sto mettendo tutti dentro, li inserisco e poi li presso, però attenzione a pressarli, che siano ben inseriti dentro perché altrimenti rischiate anche di romperli e non deve accadere. Non abbiate fretta ragazzi di montarla la macchina, non abbiate fretta, il tempo c'è. Se non c'è ve lo prendete,
e la montate, perché è un modello che vale veramente la pena di dedicarci del tempo per farlo bene. Questo fa fatica a entrare, cioè entra ma fa fatica ad essere inserito. Comunque ragazzi, io vi ho fatto vedere come vanno messi, adesso metto un po' la pausa così non faccio il video lungo. Vedete, ne manca ancora uno, ma è semplicemente la stessa cosa su tutti. Eccoci qua ragazzi, guardate, semplicemente io faccio così al centro e premo piano piano dentro al centro ragazzi, diversamente rischiate di romperlo. E quando vedete che il bullone è arrivato in battuta, come in questo caso, è perfetto, bellissimo, già mi piace. Consiglio dell'esperto, ci dice: utilizzando una pinzetta con i becchi ricurvi, l'operazione di inserimento dei bulloni può risultare molto più agevole. In realtà ragazzi non ve lo consiglio, perché con la pinzetta potreste rischiare di rovinare la cromatura del bullone, che può essere delicata, e sarebbe un grosso peccato. Allora, a questo punto ci dice: prendiamo il pneumatico 4A, eccolo qui, e inseriamovi da una parte del cerchione 4B, dall'altra all'interno del cerchione 4C. 4B è quello a cui abbiamo messo appena i bulloni e il 4C è questo. Però ci dice di fare attenzione, vedete? Guardate bene le linee blu e le linee rosse. Ce ne sono due rosse che sono 1 e 2 perni, li vedete? 1 e 2 perni, queste sono le linee rosse. Perché? Perché le linee blu sono 3, 1, 2, 3, le linee rosse sono 2, quindi sono questi qua i perni, che ci dice di inserirli, negli unici fori che sono, ascoltatemi bene, più bassi della linea del cerchione. Guardate, vedete che questo esce? Vedete che questo esce dal cerchione? Vedete che il terzo esce dal cerchione? Sono 1 e 2 e 3 che escono. Ecco, non va inserito lì, va inserito ovviamente negli unici due, perché sono due i perni, 2 sono i perni, 1 e 2 sono i buchi che sono più bassi del cerchione. Gli altri 3 più alti vanno 1, 2 e 3. Va bene? Ok, quindi ci dice di fare attenzione a questo. A questo punto noi facciamo attenzione a quello. Quindi andiamo a inserire i due fori. Ecco qui, guardate. Fate attenzione ragazzi, vediamo se io l'avessi messo così, che errore avrei commesso. No, è impossibile metterlo così, guardate, vedete? È impossibile. Non potete sbagliare, quindi guardate qua. 1 nei fori bassi, ragazzi, qui nei fori bassi. Vedete? O così, o no, solo così, ok ragazzi? Niente, sono prove che faccio io per cercare di capire se potete sbagliare. Non potete sbagliarvi. 1 e 2 perni, 1 e 2 bassi, quelli che non escono fuori. Eccoli qua. Perfetto. Questa è la prova, ovviamente devo mettere prima il pneumatico. Allora, inseriamo il pneumatico, come viene, perché tanto è uguale. Controlliamo da questo lato che è uguale, dall'altro, e andiamo a, ricordiamoci cosa abbiamo fatto prima, a inserire i due perni qui. Ecco fatto. Combaciano perfettamente, ovviamente questi due perni devono combaciare qui e qui ci devono essere i fori per le viti. Ve ne accorgete se sbagliate ragazzi, ok? Ci dice di usare 3 viti di M. Andiamo a prendere le 3 viti di M. Dito pollice e indice, sfregate, aprite il sacchetto. Ecco qua. 1, 2, 3. Adesso andiamo a vedere se è semplice da avvitare o è il caso di creare il filetto con del grasso. Aspettate ragazzi che inquadro tutto. Perfetto. Ecco qui. 1. Andiamo a puntare le viti, poi prendiamo il pneumatico e lo teniamo così schiacciato, così è più facile. No, si avvita bene, quindi non serve il grasso. E non serve neanche filettarle prima, anche se è sempre una buona cosa, ragazzi, farlo.
avvitate un po' alla volta, non tutto da un lato. State attenti quando fatto questa operazione, perché se battete col cacciavite qui, anche se la parte interna non la vedete, comunque vi dispiace, rovinate la vernice, quindi cercate di non stare attaccati proprio al cerchione e avvitate. Uno di qua, e avvitate finché chiaramente vedete che questa linea qui non la vedete più aperta, e ovviamente no. Ma che bella questa ruota, ragazzi. Poi ve la peso. Comunque ragazzi, se volete mettercelo un po' di grasso, male non le fa, sono abbastanza dure. Io riesco ad avvitarle lo stesso perché vado avanti e indietro, ma poi magari se volete un po' di grasso metteteglielo. L'importante è che grasso e olio non lo mettiate mai, mai, mai nelle plastiche. Quando avvitate questa, fate attenzione che con questo dito non rompete la valvola, questa qui. Vedete, spingetela, sentite sulle dita, non ve ne accorgete, la staccate. Mi raccomando, quando sentite la valvola non mettete il dito sulla valvola. Comunque io direi che ho finito. Come vedete non c'è più spazio in mezzo. Quando la vite non gira più non insistete. Beh ragazzi, guardate. Mamma mia che bella. Allora, poi ecco qui. Poi ci dice fase numero 3. Accoppiamo quindi le due sezioni 4H e 4I che costituiscono il disco del freno anteriore sinistro rispettando la posizione mostrata in figura 3, facendo combaciare la lettera L, qui c'è la lettera L, poi ve la farò vedere, stampigliata su entrambi i pezzi e qui sopra evidenziata nei cerchietti rossi, quindi L e L. Quindi andiamo a prendere uno, eccolo qui. Non vi potete sbagliare perché vedete uno di qua è liscio e uno di qua ha questo rialzo, che è questo qui. La L è così, guardate ragazzi, è chiarissimo il disegno e vi dice la L sopra, a parte poi che qua questo segmento va nella parte bassa, lo vedete, però vi dice L sopra, eccola qui, e L sopra, eccola qui. Quindi prendiamo ed ecco qua come bisogna collocare questo pezzo. Fatto. Questa è la posizione corretta, che poi ve ne accorgerete anche da sopra perché combacia. Quindi andiamo a mettere 3 viti DP. Eccole qui. Chiudete sempre i sacchetti. Andiamo a mettere le viti DP. Sostituiamo questa punta con il regalo che ci hanno dato, quindi vediamo questa qui se va meglio. Oh sì, perfetta, una meraviglia. Allora, DP, ecco qui, puntiamone una senza stringere fino in fondo, che non bisogna mai farlo. Due e la terza, eccola qui. Perfetto. Andiamo a stringere. Voilà. Precisissimo questo cacciavite, ragazzi. Questa punta va veramente bene. Allora, stavo vedendo solo una cosa, un attimo solo perché devo capire. Sì. Allora, ragazzi, nella figura si vede anche questa linea
aspettate, deve esserci, non cercate di stringere troppo per farla avvicinare perché rompete tutto. Questa linea aperta ci deve essere, che è il disco di raffreddamento. Lo vedete anche qui nella figura. Vedete? Ok? Perfetto. Allora, controlliamo bene. Non stringete troppo perché le rompete, queste sono di plastica. Io sto andando indietro e avanti per dare la giusta resistenza alla vite. Perfetto. Ecco qui. A questo punto ci dice di prendere il blocco della traversa centrale 3F che avevamo assemblato nel numero precedente e orientiamolo in modo che il carter del disco del freno 3J, cioè questo, 3J è questo qui il carter, ok? Guardi verso di noi. Quindi questo va girato così, questo lo facciamo girare verso di noi. Aspettate perché là allentiamo un po' questo, sennò come fa a girare verso di noi? Ecco qua, vedete? Lo facciamo girare questo verso di noi e mettiamo all'interno, non così, ma così, il nostro disco che deve andare, fatemi capire qua, allora deve andare, sì, questo lo so che deve andare qua dentro, quello l'ho capito, stavo guardando questo segmento se ha un senso o meno, ma penso di no. Quindi lo inseriamo in questa maniera, vediamo un po' se non facciamo il danno, guardiamo un attimo. Allora, aspettate un attimo ragazzi. Allora ragazzi, io l'ho dovuto inserire e adesso l'ho dovuto togliere per farvi vedere a voi. È un po' duro, ma si riesce, ma non bisogna sbagliare ragazzi, guardate bene, ok? Guardate bene, dovete inserire il disco così, senza avere fretta. Fate entrare questo, guardate, nelle due alette di plastica qua, le vedete, sotto il disco. Poi, guardate bene, dovete far superare questo pezzo, deve arrivare su questo gradino più basso. Quindi fate così, fate una leggera leva, perché io l'ho già inserito prima, ma l'ho tolto per voi. Ok, vedete? Ecco fatto. E poi lo mettete giù. Perfetto. Questo è il disco, che è finito così. Ok ragazzi, spero di essere stato chiaro. Deve essere libero di girare così. Sì, perché poi abbiamo questo mozzo qua che si inserirà qua così, vedete, guardate, e girerà il disco insieme alla ruota. Che bello ragazzi, ma quanto è bello. Ok, allora poi abbiamo avanzato 1, 2 e 3, che chiaramente questi ragazzi sono questi qui, guardate, e il coprimozzo che poi andrà messo qua sopra. Che bello è ragazzi, madonna, che bello. Allora, qua ci dice sia i pezzi avanzati sia quelli assemblati vanno sempre ben conservati a riparo della polvere. Sì, questo lo avevamo già letto negli altri, quindi c'è scritto in tutti, che servirà poi nel successivo montaggio. Quindi il quarto montaggio del risultato finale è questo qui, ragazzi. 1, 2, possiamo chiudere questo, abbiamo finito anche con il fascicolo numero 4, guardate che meraviglia ragazzi. 1, questo lo mettiamo così, perfetto. Questo non so mai come metterlo, ma lo mettiamo così, poi fare una ripresa dall'alto perché mi piace sempre far vedere dove siamo arrivati fino adesso. Ok ragazzi, guardate un po', che spettacolo, guardate,
Qui, come potete vedere, siamo al numero 4. Prima e seconda uscita, il musetto, il parafango anteriore, il paraurto, chiedo scusa, anteriore, il parafango sinistro. Terza uscita, abbiamo montato la sospensione della macchina, una sospensione della macchina. Nella quarta uscita abbiamo montato il pneumatico, bellissimo cerchione in metallo, con il disco sul freno a disco. Bene ragazzi, io avrei finito qui, vi ringrazio di avermi seguito, scusate per queste immagini mosse, ma sto cercando di tenere il cellulare con la mano perché è troppo grande tutto quello che c'è nel cubo box e non viene se io metto giù il telefonino, vedete? Non riesco a inquadrare tutto anche se allargo, quindi abbiate pazienza, è l'unico modo per farvi vedere tutto. Va bene ragazzi, Michele vi saluta con questo fantastico modello numero 4, ci vediamo al prossimo video, non appena ovviamente mi arriveranno gli altri video, sono cotto ragazzi, sono le 3:30 del mattino, gli altri video, gli altri numeri, ok? Quindi aspetteremo il 5. Adesso mi sono arrivati, come avete visto nell'unboxing, mi sono arrivati soltanto 2 numeri, perché i primi 2 li ho presi all'edicola, il terzo e il quarto sono questi qui, ok? E speriamo che adesso si regolarizzino con le consegne e ci mandino 4 numeri alla volta, ma ho paura che anche la prossima consegna ci saranno soltanto 2 numeri e poi dalla terza consegna in avanti 4 numeri. Bene ragazzi, speriamo. Comunque, domani dovrei ricevere anche il pacco della Citroen 2 cavalli Charleston, della De Agostini. Seguitemi anche lì ragazzi e seguitemi anche su Ironman. A breve posterò anche video di Mazinga Z alto 75 cm, bellissimo da non perdere, e il prossimo anno, se tutto va bene, dovrebbe uscire la macchina di Batman e Robin. Ragazzi, comunque c'è una playlist dove potete cliccare e trovare anche delle armi, dei modellini, e appena posso ragazzi, quello che ho metto. Quello che conta è che innanzitutto voi siate interessati ovviamente al mio modo di operare in questi video, dove non è un semplice montaggio, ma vi spiego dove evitare errori per fare danni possibili, e laddove ci sia da intervenire per fare delle modifiche migliorative, io ve lo dico come consiglio ovviamente ragazzi, nulla è obbligatorio. Come non è obbligatorio iscriversi, ma se lo fate, vi iscrivete al mio canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video, Michele non può che ringraziarvi. E adesso con queste immagini sempre più mosse, Michele vi saluta e vi dà appuntamento ai prossimi video. Grazie di tutto ragazzi, grazie del vostro tempo e iscrivetevi alle pagine su Facebook sia della mitica Ford Gran Torino di Starschiacce, sia sulla leggendaria Citroen 2 cavalli Charleston e sia sempre su Facebook alla pagina anche di Ironman. Un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi, ciao al prossimo video, arrivederci.